Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'ambito della verità nascosta, cioè quale verità nascosta presto scoprirai, cosa stai per scoprire, ok? È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, cancro, cosa stai per scoprire? Lo facciamo utilizzando sia i tarocchi che le sibille, così andiamo ancora più nello specifico. Cosa stai per scoprire? Un segreto, una rivelazione, un chiarimento? Cosa stai per scoprire? Cancro. Allora, la carta del segreto, quello che si muove dietro le quinte della tua vita. Carta della rivelazione. Qua vediamo il messaggero, può essere una persona, un evento, anche un segno che riceverai. Poi ci mettiamo le sibille. Chiediamo alla sibilla di darci un indizio preciso, segni più concreti. Poi ci mettiamo la quarta carta dei tarocchi, che è la conseguenza, no? Il nuovo scenario che si aprirà quando avrai scoperto questa verità. E poi ci mettiamo la carta del consiglio sciamanico, il messaggio del tuo amante mistico, del tuo spirito guida, cosa fare, come reagire, come camminare nella luce di ciò che scoprirai. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Cosa stai per scoprire? E lo scopriamo subito. Carta del segreto, quello che si cela dietro le quinte della tua vita. Wow, abbiamo un bellissimo asso di bastoni. Sta pulsando una forza nuova, creativa. Qua c'è un seme d'inizio che ancora non vedi germogliare alla luce, sta brulicando sotto il terreno, perché l'asso di bastoni è un desiderio puro, è un'ispirazione, è energia vitale che vuole manifestarsi, quindi qualcosa o qualcuno sta per entrare nella tua vita per accendere la fiamma che ti mancava. Ma al momento questa scintilla è ancora coperta, custodita, no? Come brace proprio sotto la cenere. Ok. Vediamo adesso la rivelazione, cioè il messaggero della rivelazione, una persona, un evento, anche un segno. Vediamo. Ah, abbiamo il 5 di denari. Guarda, ti dico che questa cosa che accade arriva da un momento di difficoltà o di mancanza. Cioè, può trattarsi di una persona che ti cerca in un momento di bisogno, oppure di una situazione che ti costringe a guardare ciò che realmente conta nella vita, oltre alla sicurezza materiale. C'è qualcosa di più profondo, quindi una situazione che ti costringe a guardare ciò che realmente conta, oltre alla sicurezza materiale. Quindi qua non si parla di privazione come fine, ma si parla di un varco, perché il 5 di denari spesso mostra un passaggio obbligato che ti spinge a chiedere aiuto oppure ad aprirti a qualcuno. Ok? Vediamo cosa ci raccontano adesso le sibille per entrare nel dettaglio. Vedovo e fedeltà. Guarda, allora. Qua c'è qualcuno che nel tuo presente o nel tuo passato recente ha vissuto un lutto emotivo, una perdita, oppure una separazione. E adesso la vita crea le condizioni per un riavvicinamento sincero. Quindi dove la lealtà, la fedeltà diventa un ponte. Perché il vedovo qua indica un distacco, una perdita, una fine che ha lasciato un vuoto. Quindi qua può rappresentare una persona che si sente sola, oppure una persona sola, oppure un passato chiuso in modo definitivo. E la fedeltà indica un legame leale, sincero, che resiste al tempo, no? È l'amico, l'alleato che non ti abbandona. Quindi il quadro che si delinea qua è chiarissimo. Questa verità arriva proprio perché qualcuno ha vissuto una separazione,
una sensazione di mancanza o nei tuoi confronti o nella vita o con la vita. Vediamo cosa succede dopo questo evento, la conseguenza, il nuovo scenario che si aprirà quando avrai scoperto questa verità. Bellissimo, il 10 di coppe. Il tuo scenario cambia radicalmente qua, eh? Il 10 di coppe è la felicità familiare, è l'armonia emotiva, il sentirsi a casa in un legame, no? Cioè questa carta annuncia un ricongiungimento o un'unione che finalmente trova il suo posto dopo turbolenze e distacchi. Può essere una persona a cui manchi molto, una persona che ha avuto una separazione, una persona che si sente sola senza di te. Può essere anche di natura amicale, però vedo armonia familiare, anche un parente o una persona di interesse tua. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. Wow, il sole. Guarda, il tuo amante mistico, il tuo spirito guida ti dice non chiuderti dietro vecchie ferite, perché ciò che sta arrivando porta calore, bellezza alla tua vita. Il sole è trasparenza, è verità, apertura totale e ti chiede di essere chiara o chiaro nelle parole e nei gesti che farai. Cioè, lascia che la tua luce interiore si mostri senza difese. Perché questa è la via della sincerità, della gioia condivisa, mi spiego? Guarda, ti dico chiaramente che ciò che si sta celando dietro la tua vita è una voglia ardente tua, un seme ardente che vuole rinascere, però per manifestarsi deve passare da una fase di vulnerabilità o scarsità. La verità arriva da qualcuno che ha vissuto una perdita importante, ma che nonostante tutto ha mantenuto un legame di lealtà con te, di fedeltà. E questa apertura porta a un incontro o a una riunione che scalda proprio il cuore. E il consiglio è quello dell'amante mistico, è quello di non avere paura di brillare, perché la tua luce è ciò che rende possibile questo lieto fine. E un lieto fine è bellissimo. Cioè, a livello pratico potresti ricevere un messaggio o una visita da parte di una persona che non vedi da tempo, con cui c'è stato un allontanamento magari dovuto a delle situazioni dolorose. Può trattarsi di un ex partner, oppure di un amico, oppure di un familiare con cui c'era stata distanza emotiva. La rivelazione qua sarà legata a un momento di difficoltà di questa persona, che la spinge a cercarti. Questa persona ha un momento di difficoltà che ti spinge a cercarti, che lo spinge a cercarti. Nella realtà tangibile questo incontro apre la strada a dei progetti familiari, a delle collaborazioni creative oppure a una riconciliazione che rafforza le radici emotive. Attenzione però, il sole ti dice che sarà importante che tu affronti questo alla luce del giorno, senza i non detti, cioè apriti proprio. Nella visione sciamanica, quello che ti sta per accadere a livello di verità, che vai a scoprire, non è solo un ritorno affettivo qua, no. È proprio un dono del tuo amante mistico, cioè ti sta riportando un frammento della tua anima che avevi lasciato nel passato. E questo incontro è un rito di restituzione. Quando accoglierai questa persona o questa verità, sentirai come un pezzo di te tornare indietro. Il dolore passato, qui vedovo, si trasforma in fedeltà eterna e il sole diventa il simbolo dell'unione tra spirito e materia. È bellissimo. È come se proprio una porta si apre nel freddo dell'inverno. Qualcuno varca la soglia portando il calore proprio di una promessa qui mai dimenticata. Il sole ti avvolge e ti dice questo non è un ritorno, è un inizio che ti era sempre appartenuto. È una bella stesa, d'amore ad ampio raggio, d'amore ad ampio raggio. Vediamo cosa ci dicono le specifiche. Allora, sull'asso di bastoni, l'otto di coppe, un ritorno per molte di voi, Adesso le metto tutte e poi ti dico, è un ritorno per molte di voi. Oppure comunque lasciare la zona comfort, anche se era comoda, anche se non nutriva più, e andare verso il nuovo, anche da parte tua, Quella zona comfort che ti ha nutrita,
ho nutrito. Vediamo il 5 di denari. 4 di denari. Manchi molto a qualcuno per molti di voi. Il 10 di coppe e gli amanti. Una scelta deve... C'è qua come carta sulla conseguenza, no? Il nuovo scenario che si apre. Proprio sono scelte da ambo le parti con totale autenticità e amore. E sul sole, vediamo. Il re di coppe. Qua c'è... Allora, questa è sia la tua carta che la carta di una persona a cui stiamo pensando, comunque legata alla stesa. Qua ci sarà una... Tu sarai emotivamente molto autonoma, cioè non autonoma, è una maturità emotiva raggiunta grande, e qua ti aprirai proprio a questa cosa qui, senza riserve. Anche una persona dal cuore d'oro, una persona straordinaria, comunque una persona che ha raggiunto una certa maturità emotiva grazie a una perdita che ha avuto, mi spiego? Quello che ti voglio dire è che dietro le quinte della tua vita qua c'è un desiderio ardente di rinascita, però questo impulso richiede di lasciare alle spalle qualcosa che hai già amato, no? L'asso di bastoni è il seme del fuoco creativo, ma l'otto di coppe indica che la tua accensione avverrà solo se saprai compiere un distacco emotivo necessario. Qui non si tratta di abbandonare per fuggire, ma di seguire un richiamo più alto, lasciare la riva sicura per inseguire una stella più lontana, ok? La verità arriverà qua da una situazione di chiusura o di scarsità. 5 i denari è la mancanza e la vulnerabilità, il 4 i denari è il bisogno di proteggere ciò che si ha anche a costo di chiudersi. Quindi questa combinazione parla di qualcuno che per paura di perdere ha trattenuto troppo, e quindi ha trattenuto sentimenti, ha trattenuto parole, ha trattenuto risorse e ora è giunto al limite. Questa rivelazione non è tanto un fulmine improvviso, ma proprio una crepa che si apre lentamente in un muro costruito nel tempo. Una crepa che si apre. Qua le carte parlano di una persona che, pur avendo vissuto un lutto emotivo o un'assenza, non ha mai smesso di custodire un filo molto forte con te. Il nuovo scenario qua è un ritorno alla pienezza, ma questa volta con una scelta consapevole. Non si tratta di un'armonia qui data per, non lo so, data per scontata, ma è di una felicità scelta. Una felicità scelta e costruita insieme. Gli amanti indicano che questo legame sarà posto davanti a un bivio. Sarà necessario dire sì con il cuore, senza più dubbi o esitazioni. E qua il sole chiede apertura, trasparenza, gioia condivisa, e il re di coppe aggiunge quella qualità fondamentale a questa gioia, cioè la maturità emotiva. E il tuo amante mistico ti invita a guidare questa situazione con cuore saldo, con compassione, diventando tu stessa o tu stesso un porto sicuro. Qui non basta accogliere, serve anche proteggere, custodire con amore, no? Con re di coppe, cioè evitando i vecchi schemi di chiusura, no? Quindi un nuovo fuoco creativo, qualcosa che ti rende contenta, contento, si sta accendendo nella tua vita. Ma nascerà solo se avrai il coraggio di lasciare alle spalle un affetto oppure una sicurezza che ti ha trattenuto troppo a lungo. La rivelazione arriva da una persona che ha vissuto carenza e chiusura, che ha sofferto la perdita, ma che ha mantenuto intatta la fedeltà del cuore nei tuoi confronti. E l'esito è una felicità condivisa, che si fonda su una scelta amorosa e matura, no? E il consiglio è quello di illuminare proprio la strada con questa sincerità. Quindi a livello di risvolto sciamanico questa sequenza mostra proprio un vero e proprio rito di passaggio. Il distacco è l'atto iniziatico che ti permette di ricevere il dono dell'amante mistico. Il 5 e il 4 di denari sono i guardiani della soglia, cioè ti mostrano dove ancora trattieni, dove hai paura di aprirti. E gli amanti sono la porta di questa tua ascensione. E il sole con il re di coppe è il trionfo della tua parte luminosa, che ha imparato a proteggersi senza chiudersi. In chiave sciamanica questa è la restituzione di un patto antico che ora puoi vivere senza maschere. Ok?
bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato della tua vita, tutto brillerà di nuova luce. Guarda, voglio vedere con i miei potenti oracoli lui-lei, parlando di amore relazionale di coppia, no? Vediamo questa persona, se questo è il tuo caso, perché questa stessa abbraccia più casi. Nel caso di una persona specifica di relazioni, andiamo a vedere cosa muoverà, cosa sta muovendo i suoi passi con questa profonda ferita che viene trascesa, ok? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Questa è l'abbondanza, proprio il 10 di coppe. Vediamo. Sono sempre accanto a te. Una persona che ti è sempre stata accanto anche se non la vedevi, o se non l'hai vista o se non l'hai percepito così come te l'ho detto. Sì, mi parla di un distacco che ha fatto lavorare all'interno di questa persona una tale consapevolezza da raggiungerti adesso con questa maturità emotiva. E utilizza le parole di Kierkegaard per dirti questo. Io vivo con lei il divenire di un amore. E io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Qua mi sta parlando di una persona che anche se magari ce l'hai vicino, magari può essere distratta o assente, non è stata mai così. Cioè, non è stato mai così. E nel senso, questa persona doveva elaborare una situazione magari di mancanza emotiva, anche dell'infanzia, o non lo so, però è una persona che ti è molto fedele, molto, molto, molto fedele, che grazie a una situazione di perdita o di distacco che avete avuto, ripeto, non solo a livello di unione di coppia, anche qualcun altro può essere, familiare o amico, però se ti risuona nell'amore è questo. Raggiunge una maturità emotiva molto bella, bellissima, degna di essere vissuta fino all'ultima goccia. È sempre stato presente con te, mi dice. Vediamo cos'altro. Ti vedo ovunque. Guarda, per questa persona sei la sua sposa celeste, l'amante mistico, sei il suo spirito guida. Molto forte questa stesa. Vediamo cos'altro ti dicono gli oracoli. Apri il cuore al cambiamento. Arriva questo cambiamento qui. Il terreno è fertile, ti dice. Servono solo tempo e pazienza per creare nuovi frutti. È come se fosse un terreno fertile in cui stai seminando. Tempo e pazienza per creare nuovi frutti. Quindi da questo punto di partenza, che è un punto nuovo, un punto zero, ci saranno frutti diversi, dove l'abbondanza irrigherà la tua vita. Ok, vediamo un'altra. Osserva con attenzione quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Non andare via troppo con la mente. Quando arriva questo evento qui, questa persona, questa verità, è proprio davanti ai tuoi occhi quello che ti serve. Quello che vuole la tua anima è proprio lì davanti ai tuoi occhi, altrimenti non arriverebbe. Tutto ciò che necessitiamo ce l'abbiamo già, altrimenti non starebbe lì quello che stiamo vivendo. È quello che serve per realizzare quella prosperità che la tua anima sta ardentemente bramando, in tutti i settori. Qua parliamo di relazioni. Vedi, qua sotto abbiamo amore incondizionato. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve, come ci insegna il sole con le di coppe, idee e progetti, ci sarà una ventata di innovazione con questa nuova
scintilla che nasce all'interno delle relazioni, ok? Ok, quindi ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro e mi raccomando, studiate e praticate lo yoga sciamanico, l'arte sciamanica affinché la vostra vita risplenda di una luce che non ha mai avuto, realizzando tutti gli obiettivi della vostra anima. Sotto all'info box metto sempre sotto in descrizione il percorso iniziatico che propongo sul canale affinché voi possiate realizzare tutti i vostri obiettivi come tutte le nostre sorelle e fratelli del canale stanno facendo. Quindi io detto questo ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!